Nel video di oggi andiamo a vedere il risultato di una prova che sto facendo per provare a mettere in dubbio uno dei concetti chiave più importanti dell'orto tradizionale, cioè che gli ortaggi a radice, specialmente quelli lunghi, non possano essere trapiantati. Per fare questa prova ho scelto il daikon perché è una radice molto grande e per soddisfare il fabbisogno di un piccolo orto familiare ne bastano veramente pochi. Chiaramente potresti fare questa prova anche con le carote, ma dovendone trapiantare tantissime, potrebbe diventare un po' un lavoraccio. Andiamo subitissimo a raccogliere daikon che ho selezionato per questo esperimento, dopodiché ti dirò quali sono, secondo me, 5 vantaggi per cui potrebbe valere la pena effettivamente trapiantarlo invece che fare la classica semina diretta. Ti faccio una premessa che è più un mettere le mani avanti. Come ho già detto in un altro video che ho fatto, mi sembra un paio di settimane fa, questo terreno sul quale sto coltivando questi daikon non è proprio un terreno adatto alla coltivazione di radici lunghe, quindi anche quelli seminati direttamente comunque non è che vengano proprio diritti perfetti, anzi calcola questa cosa nell'equazione finale dell'esperimento, cioè non mi aspetto ovviamente dei daikon dirittissimi, però vediamo un po' com'è andata. A meno che non siano proprio così o con 20 radici laterali, per me si potrà considerare un successo l'esperimento. Poi in futuro credo che ripeterò un esperimento simile, magari su un terreno più adatto, magari in uno dei letti rialzati che ho messo da poco. Se ti interessasse l'argomento orto rialzato, fammelo sapere nei commenti che ci faccio un video. Questi daikon non sono tutti trapiantati, soltanto alcuni ai fini dell'esperimento, e mi sono segnato sul telefono quali sono. Quindi alla fila di sinistra questi sono tutti trapiantati, quello più promettente mi sembra questo. Allora, non benissimo, ma nemmeno malissimo. Spesso anche quelli che faccio la semina diretta su questo terreno mi vengono così. Quindi ora dopo te lo faccio vedere più da vicino. Proviamo questo qua, vai. È ancora piccolino, però anche questo c'ha qualche radicina, però tutto sommato è dritto. Nel mentre che taglio via le foglie e li pulisco un pochettino prima di farteli vedere ancora più da vicino, però ci tenevo a fare un chiarimento. Io con questo video non voglio dire che il trapianto sia migliore della semina diretta. L'intento del video è dimostrare che però in alcune circostanze e per determinati motivi, per determinati vantaggi, sia possibile anche fare il trapianto, sia una delle opzioni. Ho dato un po' una sciacquata veloce giusto per farteli vedere meglio. Allora, ti assicuro che non sono molto diversi da come mi vengono solitamente quando faccio la semina diretta. Purtroppo il terreno questo non è adatto. Ho messo anche delle foto su Instagram, ti invito ad andarla a vedere, con il primo daikon raccolto quest'anno, e non era molto diverso da questo. Sì, sono un po' storti, ma niente di irreparabile, e tutte queste piccole radicine laterali in realtà potrebbero anche indicare un pochettino di siccità, che magari hai messo delle altre radici per andare a cercare un po' d'acqua. Correggimi nei commenti se sbaglio. Dunque, il primo vantaggio che potresti avere, e ti sembrerà una cosa magari di poco conto, ma le formiche sono ghiotte dei semi di daikon. Mi ricordo il primo anno, e non solo, che ho provato a fare daikon nell'orticello di casa, il primo orto, e li dovevo seminare continuamente perché c'erano le formiche e me li andavano a rubare. Le beccavo proprio con i semi, cioè a spalle, no? E li portavano via. Quindi con il trapianto risolvi questo problema che potrà sembrare banale, magari ti fa sorridere, però se ti è successo lo sai che c'è. Ovviamente anche con il daikon, così come con altri ortaggi, fare un trapianto ti consente di avere un distanziamento ottimale e riduce anche il tempo che magari devi stare lì a diradare le piantine, sia tra le piante e tra le file, ma sia anche nella solita postazione che magari hai messo 3 o 4 semi. Con il trapianto non hai questa cosa, vai direttamente alle distanze predefinite e punto. Il terzo vantaggio, che è forse quello più importante, riguarda la germinazione. Il daikon, perlomeno dove sono io, si semina principalmente nel mese di agosto, quindi un mese molto caldo, solitamente arido, non piove praticamente mai. Quindi la germinazione, a meno che tu non possa dare l'acqua 1 o 2 volte al giorno o comunque controllare che la terra sia sempre umida, potrebbe essere problematica. Questo esperimento è nato proprio da questa cosa. Sono andato a coprire i buchi della mancata germinazione o del troppo caldo sulle giovani piantine con dei daikon che mi ero già preparato in semenzaio
per essere certo di non avere buchi, di avere tutto lo spazio coperto. Questo per me è un grande vantaggio. La semina diretta non è proprio la cosa principale che si fa nel mese di agosto. E in modo simile il quarto vantaggio è che se te li prepari in semenzaio, dai modo alle giovani piantine, prima nella fase di germinazione, poi quando sono piccoline, di essere in un ambiente un pochettino più protetto. Sono un pochettino più coccolate, riesci a starci meglio dietro, sia per l'acqua, sia per eventuali parassiti, per qualsiasi problema. Poi gradualmente, così come si fa in primavera, le puoi esporre, no, al loro ambiente finale, le metti al sole tutto il giorno, le dai un pochettino meno d'acqua eventualmente, però sei sicuro che nelle fasi cruciali la piantina ce l'hai più sotto controllo, non è così in balia degli eventi. L'ultimo vantaggio, che potrebbe essere quello forse un pochettino più trascurabile, potresti anche dire non mi interessa, potrebbe essere l'anticipare un pochettino la coltivazione e quindi poi il raccolto. Per quanto mi riguarda, anticipare troppo il daikon potrebbe non avere senso perché quando prende un po' qualche botta di freddo magari è anche più buono, un po' più croccantino. Non che se lo raccogli a fine settembre, inizio ottobre sia cattivo, però ecco, è da calcolare anche questa cosa, che un eventuale trapianto potrebbe anticiparti il raccolto. Allora, vantaggi potrebbero essercene anche altri, così come ci sono degli svantaggi, è chiaro. E come ti ho già detto prima, non sto dicendo che il trapianto sia un'opzione migliore della semina, sto solo dicendo che è possibile e queste sono le prove perché sono simili se non uguali ai daikon che coltivo in questo terreno che non è top per il daikon, con la semina diretta. Quindi esperimento riuscito al 100%. Fammi sapere cosa ne pensi, fammi sapere se proverai a trapiantare il daikon o magari l'hai già fatto, oppure se secondo te non ne vale la pena e continuerai a seminarlo, a fare una semina diretta. Se ti è piaciuto questo video, per favore metti like, lasciami un commento e iscriviti anche al canale. In più, se tu volessi sfogliare tra gli altri video che ho già fatto e guardarne altri, mi aiuteresti molto. Grazie per aver visto il video fino alla fine e io e questi due daikon ti salutiamo. Alla prossima. Ciao!